1906. Una donna di nome Auguste dice al suo dottore una frase che cambierà la storia della medicina. Mi sono persa. Non si era persa in una città, si era persa dentro la sua stessa mente. Oggi, mentre guardi questo video, 44 milioni di persone stanno vivendo quella stessa nebbia. Ma cosa succede fisicamente quando io smette di essere io? Non è magia nera, è biologia. È una guerra civile microscopica che sta accadendo, forse, proprio ora. Prima di entrare in questo campo di battaglia, una precisazione necessaria. Questo video è un viaggio educativo nella scienza e non sostituisce in alcun modo il parere del tuo medico. Ma devi vedere cosa succede, perché quello che stai per scoprire sul tuo cervello è spaventoso, ma anche incredibilmente maestoso. Per capire come tutto crolla, devi prima capire il miracolo che ti tiene in piedi. Immagina una metropoli notturna, non New York o Tokyo, una città infinitamente più complessa. Il tuo cervello. Hai 86 miliardi di cittadini, i neuroni. Ognuno di loro è collegato ad altri 10.000. Fai il calcolo. Sono più connessioni di quante siano le stelle nella nostra galassia. Ogni tuo ricordo, il profumo del caffè, il volto di tua madre, non è una cosa solida. È una danza. È elettricità che corre su ponti chimici chiamati sinapsi. Se la corrente si ferma, il ricordo non è solo inaccessibile. Il ricordo cessa di esistere. Guarda da vicino. Questo è un singolo pensiero. Un impulso elettrico che viaggia a 400 km/h. Arriva alla fine del neurone e deve saltare nel vuoto. Rilascia una pioggia di particelle chimiche, i neurotrasmettitori, che nuotano fino all'altra sponda. È un sistema perfetto. È un'orchestra sincronizzata al millisecondo. Finché l'orchestra suona, tu sei tu. Ma nel cervello di Auguste e in quello di milioni di altri, 2 assassini silenziosi si sono infiltrati nella sala da concerto. Non li vedi arrivare. Lavorano nel buio per 20 anni prima che tu dimentichi dove hai messo le chiavi. 20 anni di sabotaggio silenzioso. Il dramma dell'Alzheimer non inizia con la dimenticanza, inizia con la spazzatura. Ogni cellula del tuo corpo produce scarti. È normale. Di solito hai un sistema di pulizia efficientissimo che lava via tutto mentre dormi. Ma immagina se, improvvisamente, gli spazzini scioperassero. Immagina se i sacchetti della spazzatura iniziassero ad accumularsi non fuori, ma dentro le case. Tra i neuroni inizia a formarsi una sostanza appiccicosa, tossica. È il primo atto della tragedia. E il protagonista è una proteina che doveva essere innocua, ma che è diventata un mostro. Ecco il primo colpevole. Si chiama beta-amiloide. In un cervello sano viene smaltita. Ma qui, frammenti di questa proteina si agganciano l'uno all'altro come velcro. Guarda come si assemblano. Questa struttura che vedi è reale, ricostruita atomo per atomo dai dati scientifici. Formano delle placche. Muri di cemento biologico che si piazzano proprio in mezzo alle sinapsi. Il segnale elettrico arriva, cerca di passare e si schianta contro il muro. Il neurone chiama, ma nessuno risponde. È l'isolamento totale. Ma il vero orrore non è il muro. È che queste placche sono tossiche, avvelenano l'ambiente circostante. Se la beta-amiloide è il nemico alle porte, il secondo assassino è il traditore in casa. Entriamo dentro l'assone del neurone. Vedi questi lunghi tubi? Sono i binari su cui viaggiano i nutrienti. Sono tenuti insieme da traversine fatte di una proteina chiamata tau. In questo momento stai vedendo la struttura molecolare tau sana. È un capolavoro di ingegneria. Ma nell'Alzheimer accade l'impensabile. La chimica cambia. La tau si stacca dai binari, si attorciglia su se stessa.
forma quelli che chiamiamo grovigli neurofibrillari. Senza le traversine, i binari del neurone collassano. Il treno dei nutrienti deraglia. Il neurone non sta solo morendo di fame, sta implodendo. A questo punto, il cervello nota che qualcosa non va e commette un errore fatale. Attiva il sistema di emergenza. Le cellule della microglia, i poliziotti del cervello, arrivano sulla scena. Vedono le placche, vedono i detriti e iniziano a sparare sostanze chimiche infiammatorie per pulire. Ma la pulizia è troppo aggressiva. È come usare un lanciafiamme per uccidere una formica in casa. L'infiammazione cronica inizia a uccidere anche i neuroni sani circostanti. È fuoco amico. Il cervello, nel disperato tentativo di salvarsi, sta accelerando la sua stessa distruzione. È un effetto domino inarrestabile. Immagina di guardare la Terra dallo spazio di notte. Vedi le luci dell'Europa. Ora spegni Parigi, poi Londra, poi Berlino. Questo è ciò che accade nella fase avanzata. La prima a cadere è l'ippocampo, la stampante dei tuoi ricordi nuovi. Ecco perché chi soffre di Alzheimer ricorda perfettamente l'infanzia, ma non cosa ha mangiato a pranzo. L'archivio vecchio è intatto, ma la stampante è rotta. Poi il buio si allarga, colpisce l'area del linguaggio. Le parole svaniscono, colpisce l'area logica. Non sai più a cosa serve una forchetta. Infine, colpisce l'area che regola il respiro e il cuore. Il cervello si restringe fisicamente, diventa un guscio vuoto. La persona che amavi è ancora lì fisicamente, ma l'architettura che la rendeva lei è crollata. Ma non è finita. La scienza non è rimasta a guardare. Se non possiamo ancora ricostruire i binari distrutti, possiamo almeno alzare il volume dei messaggi rimasti. Esiste un enzima, l'acetilcolinesterasi. Immaginalo come un aspirapolvere che mangia i messaggi chimici appena vengono spediti. I farmaci attuali bloccano questo aspirapolvere. Guarda questa molecola che si incastra perfettamente nell'enzima. È come mettere un tappo. Il risultato? I pochi messaggi chimici rimasti restano in circolo più a lungo. Non è una cura definitiva, è vero, ma è tempo. Tempo prezioso per ricordare, per parlare, per essere ancora lì. C'è una scoperta ancora più sorprendente. Alcune persone dopo la morte mostrano cervelli pieni di placche e grovigli, pieni di Alzheimer fisico. Eppure, in vita, non avevano sintomi. Com'è possibile? Si chiama riserva cognitiva. Immagina il tuo cervello non come una singola strada, ma come una rete. Se hai studiato, letto, imparato cose nuove, suonato strumenti, hai costruito strade secondarie, hai costruito tangenziali. Quando la malattia blocca l'autostrada principale, il tuo cervello devia il traffico sulle strade secondarie che hai costruito negli anni. Non puoi impedire alla malattia di bussare alla porta, ma puoi costruire un labirinto così complesso che la malattia ci metterà anni a trovarti. Oggi la ricerca sta facendo passi da gigante. Non guardiamo più solo alle placche, guardiamo all'infiammazione, al metabolismo, al DNA. Stiamo testando anticorpi monoclonali che agiscono come missili guidati per sciogliere le placche prima che diventino muri. Stiamo studiando come il sonno profondo lava via le tossine. Non siamo ancora arrivati alla vetta, ma stiamo scalando la montagna più velocemente che mai. La diagnosi precoce, attraverso un semplice esame del sangue, sta diventando realtà. E sapere prima significa combattere meglio. Tutto questo ci porta a una domanda fondamentale. Se i ricordi possono svanire, se la biologia può tradirci, cosa resta? Resta ciò che hai dato. Resta l'amore che hai inciso nei circuiti neurali delle persone attorno a te. L'Alzheimer può spegnere i tuoi neuroni, ma non può spegnere l'impatto che hai avuto sul mondo. Il cervello è una macchina meravigliosa,
fragile e potente. Proteggilo, nutrilo, sfidalo. Non smettere mai di imparare, perché ogni nuova cosa che impari è un mattone in più nella fortezza della tua mente. La scienza vincerà questa battaglia. Fino ad allora, la nostra arma migliore è la comprensione e la resilienza. Io sono Renderium e questo è il tempio della tua mente. Iscriviti per continuare a esplorare l'universo che vive dentro di te.